Oggi parliamo di Katy Berberian. È un nome non così tanto conosciuto, ma noi avremo l'opportunità di conoscerla insieme per analizzare la sua voce e per, grazie a lei, avere la possibilità di affrontare anche generi musicali non così consueti. Non anticipiamo troppo. Vediamo lei prima di tutto, la sua voce. Parliamo di una voce notevole, di una tecnica notevole, di un artista notevole, un'artista libera, un artista che pone come suo obiettivo anche quello di, come dire, far cadere i pregiudizi, rendere. Sapete che molto spesso si classifica musica di serie A, musica di serie B. Lei proprio era una fervida sostenitrice della musica, della libertà di espressione, quindi di rivalutare anche quella che era la musica popolare all'interno di quella che possiamo definire un'elite della musica classica. Lei lavora, nasce, opera nel Novecento, nasce nel 1925 e muore nel 1983, e come vi ho accennato spazierà su vari generi musicali. Direi che a questo punto cosa c'è di meglio che conoscerla in maniera diretta? Parlarne sì, ma vederla all'opera e sentirla all'opera con un pezzo molto gustoso e curioso è la cosa migliore. Guardiamolo insieme. Venite con me. Qua. Words to me, Ruth, truth. Woo! To sing, Quando vi ho detto un pezzo molto gustoso, non scherzavo sicuramente. Quello che avete sentito, questa performance che avete sentito di Katy Berberian, è una parte della sequenza terza per voce femminile di Luciano Berio. Luciano Berio è stato anche suo compagno di vita per circa 14 anni, credo. Hanno avuto una collaborazione e questo pezzo Luciano Berio l'ha scritto per Katy Berberian, quindi proprio espressamente per la sua voce. Qui abbiamo sicuramente l'esempio di quello che cercavo di introdurvi inizialmente. Lei ha, avete sentito, la capacità di proporvi da un punto di vista espressivo quella che è la voce sia in momenti di vocalità quotidiana sia nel canto, ed era proprio quello che Berio voleva mettere in evidenza in questo pezzo, cioè proprio assimilare, mescolare momenti di puro canto, di intonazione tipica del canto, con momenti, come detto, proprio quotidiani dell'uso della voce, schiocchi di lingua, respirazioni, risate, insomma, degli aspetti che uno non si aspetta normalmente in un pezzo vocale. Katy Berberian è questo, ma non solo. In questo caso, quando vi ho detto ci dà la possibilità anche di affrontare sia questo genere, però in maniera molto curiosa e interessante, e nello stesso tempo affrontare anche un'altra informazione. Noi abbiamo sentito e visto lei in questo momento, potremmo anche porci una domanda, ma questo genere musicale, ok, curioso, interessante, tutto quello, ma come lo scrivo io? Come lo riproduco da un punto di vista di spartito? Ottima domanda. Vediamolo. Allora, qui sul leggio c'è lo spartito della sequenza terza.
Se date un'occhiata, o se ovviamente adesso lo vedete piuttosto lontano, poi ve ne faccio vedere ovviamente alcune parti in maniera molto più evidente, se vi capita poi di andarlo a cercare, vedrete che la scrittura è molto diversa, la notazione non è la notazione tradizionale. Nello spartito proprio Luciano Berio stravolge. Siamo, con questo genere, nel genere della sperimentazione. Siamo nella seconda metà del Novecento e la sperimentazione, l'avanguardia, quello che poi sono le varie correnti, la musica elettronica, eccetera, cercano cose nuove, anche nella scrittura. In questo caso, come faccio io a riprodurre quegli effetti e far sì che anche altri possano leggere e riprodurre ciò che avete sentito? E insomma, ovviamente, oltre a scrivere in maniera particolare, vedrete, mette anche delle leggende, insomma, dei riferimenti di spiegazione, perché non è proprio così semplice. Qui l'abilità è notevole, il virtuosismo è notevole, ma anche decifrare ci vuole una certa perspicacia, anche quindi un aiuto dal compositore stesso è fondamentale. Ad esempio, se io vi faccio risentire adesso un brevissimo momento di quello che avete sentito prima, ad esempio questo. Come lo rappresento? Come lo rappresento? Lo rappresento così. Quello che vedete è la rappresentazione grafica di quello che avete sentito. Ovviamente non vi ritrovate pentagramma, chiave di violino, eccetera, durate, ma tutt'altra cosa. Vogliamo vederne un altro esempio? In questo caso magari associamo, sentiamo ciò che lei esegue proprio nel momento in cui vediamo lo scorrere, così poi analizziamo anche altri aspetti. Allora, proviamo insieme a sentire questo secondo frammento. Qui avete visto e sentito momenti misti in cui lei ha parti parlate ma anche un cantato, proprio un quasi tradizionale cantato. E se avete visto, anche proprio nella sequenza grafica avete una riga, 3 righe, 5 righe, proprio perché se è un parlato usa una riga sola, se sono 3 o 5 è per indicarvi l'intonazione o gli intervalli, cioè le distanze proprio in maniera precisa, ma non mette chiavi, non mette un punto di riferimento Berio, perché lascia la libertà a chi vuole interpretarlo di adattarla al proprio registro vocale. Abbiamo già introdotto un genere particolare visto, ma continuiamo con la versatilità, con l'aspetto eclettico di questa cantante, di questa voce, di quest'artista. Katy Barberian non è solo questo, è anche un'ottima interprete di Monteverdi. Uno non se lo aspetta, Monteverdi è molto distante da questo genere musicale, siamo tra la fine del Cinquecento e l'inizio della prima parte del Seicento, quindi siamo molto lontano dal 1950-66 come è la data della sequenza. Sentiamola insieme? Così la vediamo all'opera anche con un pezzo sicuramente molto più legato alla tradizione del canto più classico possibile. La sentiamo in questo frammento del Lamento di Arianna di Claudio Monteverdi. La vediamo insieme. È sicuramente
molto diverso dall'esempio con cui siamo partiti. Però c'è sempre un aspetto emergente, quella che è la recitazione anche di quest'artista all'interno dell'esecuzione vocale, non solo fisico, quindi l'espressività estremamente evidente, estremamente messo in evidenza. Quindi l'abbiamo sentita con la musica del Novecento, l'abbiamo sentita con Monteverdi, quindi inizi del melodramma, proprio siamo a quello che era il recitar cantando, a maggior ragione il recitar torna. Lei spazierà anche nella musica, come ho detto, popolare e anche pop. Potete trovare anche altri esempi di questa voce che reinterpreta anche i Beatles. Quindi quando dico che la libertà di espressione per lei è importante e i generi non devono essere catalogati in più o meno importanti, lo vedete anche in questo momento. All'epoca, negli anni 60, le suddivisioni erano molto ancora più nette di quanto lo possono essere oggi. Adesso, per avere un quadro completo, secondo me è importante che voi facciate la conoscenza anche di un suo pezzo scritto da lei, eseguito ovviamente da lei, ed è un pezzo assolutamente, assolutamente interessante e molto, molto gustoso. Il pezzo si chiama Stripsody. Lei ha composto questo brano, ne ha composto ovviamente la parte anche grafica, lo spartito, qui dico in questo modo proprio perché ve ne accorgerete, l'interpretazione è la grafia di un'esecuzione, molto molto particolare. Stripsody, strip, da un punto di vista proprio del vestire di musica l'onomatopea, il fumetto che diventa musica. Vedrete e ascolterete veramente una cosa molto interessante. Alla prossima. This is called Stripsody. Blum, blum. Boing! You stupid kite, come down out of that tree. Chop, chop, chop. Glam, glam, black, click, 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 click. Chomp, chomp. Crunch, crunk, crack, crackle. Gulp, bark, gosh. Delang, 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 deling, 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 jiggle, jig. Come. Nah, nah. Knock, knock, pop. Oh, shh. Bang, bang, bang. Blankety, blankety, blank. Plop. I'm Frida and I've got naturally curly hair. Do you like girls with naturally curly hair? Good grief. Pound. Pop. Pop, 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 whoa. Pow. Pop, 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 pop. Tick, tock, tick, tock. Dong, dong, dong. She's got a ticket to run the weather to Waterloo, Cycladic. Sob. Knock, knock, ha. Oh, smack. Grunt, snuff, glab, zbroom, crump, is rumble, zbam, skrank at the shraft. Onk, 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 moo, Shaw. Giddy up, giddy up. Bang, 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 bang. Shaw. Bang, 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 bang. Shaw. Bang, bang, bang. Ugh, kaplunk. Squeak, squeak, squeak. Slam, smack, smash. Word. Smack, smack, stank. Stomp, stomp, stomp.
thud. A stomp. 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 Bang.